Nella seconda metà del 400 stava per iniziare un'epoca di grandi esplorazioni. Le mappe e le carte nautiche aggiornate con le nuove scoperte venivano custodite e tenute segrete. Rubarle o divulgarne il contenuto era punibile con la morte. Nelle varie corti d'Europa, infatti, si era scatenata una vera e propria caccia ai tesori delle terre inesplorate. Si cercavano oro, spezie esotiche e pietre preziose. I tesori dell'Oriente furono il movente principale dei grandi viaggi di scoperta. Molti navigatori si avventurarono per mare in cerca di una nuova rotta commerciale per l'India, la terra delle spezie. Ma uno solo ebbe successo: il portoghese Vasco de Gama. Scopriamo come riuscì ad aggiudicarsi la corsa per l'esplorazione dei mari. Nel XV secolo, gran parte dei mari era ancora inesplorata. Imbarcarsi era come partire per un viaggio verso l'ignoto e spesso le spedizioni terminavano in tragedia. Furono moltissimi gli uomini che trovarono la morte nella corsa alla conquista delle terre d'Oriente. Per la sua posizione sull'Adriatico, Venezia era una tappa fondamentale del commercio fra Oriente e Occidente. Fra il XIII e il XVI secolo consolidò la sua grandezza politica ed economica. Divenne la più importante delle repubbliche marinare e visse un'epoca di grande splendore. I resoconti di viaggio di Marco Polo, il mercante veneziano del XIII secolo che si era avventurato verso l'Oriente, affascinarono molti viaggiatori nei secoli a venire. Nella sua opera intitolata Il Milione si raccontavano storie di tesori fantastici e di isole dove abbondavano oro e spezie, un vero e proprio paradiso terrestre. Venezia e Genova detenevano il monopolio del commercio con l'Asia con guadagni favolosi. Le spezie venivano vendute in Europa a un prezzo 80 volte superiore a quello d'acquisto. La cosiddetta Via della Seta collegava i porti del Mediterraneo all'Asia centrale per spingersi poi fino all'estremo oriente e alle regioni più remote della Cina. I continui attacchi subiti dalle carovane mercantili da parte dei predoni rendevano tuttavia pericoloso questo tragitto, determinando costi di trasporto molto alti. C'era però un'altra via commerciale attraverso il mare. Percorreva le rotte dell'Oceano Indiano ed era dominio incontrastato dei mercanti arabi, unici a conoscerne i segreti. Spagnoli e portoghesi erano determinati a porre fine a questo monopolio. Si lanciarono quindi in una corsa sfrenata alla ricerca della rotta delle spezie. Un nome su tutti ricorda questa ossessiva ricerca: Cristoforo Colombo. Dopo aver ricevuto un rifiuto dal re del Portogallo, ottenne dai reali di Spagna i finanziamenti necessari per il suo viaggio. Si avventurò così verso Occidente, convinto di scoprire la via per le Indie. Il 12 ottobre 1492 sbarcò su una terra che credeva essere l'India, certo di aver raggiunto i favolosi paesi descritti da Marco Polo, dove i palazzi erano ricoperti d'oro e le spezie crescevano in abbondanza. La notizia del suo presunto arrivo in Oriente raggiunse la corte portoghese prima ancora che l'ammiraglio tornasse in Spagna. Pare che egli stesso avesse infatti inviato un messaggero per informare Giovanni II di Portogallo. Il re era sgomento. Si malediceva per aver rifiutato la proposta di Colombo e aver così regalato alla Spagna la possibilità di impadronirsi delle ricchezze dell'Oriente. In realtà, il Portogallo non dovette rinunciare al fiorente commercio delle spezie. Non si era che all'inizio di un'epoca di scoperte e conquiste. Cristoforo Colombo aveva maturato la convinzione di poter raggiungere le Indie navigando verso Occidente attraverso l'Oceano Atlantico.
Il re del Portogallo, il primo a cui Colombo aveva sottoposto il suo progetto, gli rifiutò il suo sostegno. Giudicava impossibile, o comunque estremamente difficile e poco vantaggioso, aprire una rotta commerciale verso l'estremo oriente navigando nella direzione opposta. La corona portoghese ottenne però nel giro di pochi anni benefici dalle scoperte di un altro grande navigatore, Vasco da Gama. Alla fine dell'estate del 1496, Vasco da Gama ricevette l'incarico di guidare una spedizione per scoprire la rotta delle spezie. Per l'esploratore portoghese era una grandissima responsabilità. Sarebbe stato all'altezza del compito? Sarebbe stato in grado di riuscire laddove molti altri avevano fallito? Pare che il nuovo re di Portogallo, Emanuele I, avesse prima cercato di affidare la missione al padre o al fratello di Vasco, Paolo. Il padre morì, mentre Paolo accettò di prendere parte all'impresa, ma rifiutò di assumerne il comando, che fu così assegnato al fratello minore. Vasco da Gama aveva fama di esperto navigatore, ma era anche conosciuto per il suo forte temperamento. Le cronache lo descrivono come un uomo violento e imprevedibile, temerario, ma poco tollerante e privo di scrupoli. Vasco da Gama era senza dubbio un uomo pronto a tutto. Forse fu proprio questo a spingere Emanuele I a sceglierlo per un'impresa così difficile. Vasco aveva trascorso la sua infanzia a Sines, una cittadina di mare a sud di Lisbona, dove suo padre era il podestà. Crebbe insieme ai figli di marinai e pescatori e fin da bambino rimase affascinato dalle storie di capitani ed esploratori e di grandi navi che tornavano da terre lontane con il loro carico di oro e schiavi. Già 30 anni prima della sua nascita, i navigatori portoghesi avevano raggiunto Capo Bojador tra il Marocco e la Mauritania e si stavano avventurando verso le regioni più meridionali dell'Africa alla ricerca di una via navigabile verso le Indie. Nel 1487, re Giovanni II aveva incaricato uno dei suoi uomini più fidati, Pero de Couville, di una missione segreta. Doveva raggiungere il vicino Oriente e cercare informazioni sulla rotta per le Indie. Couville toccò Barcellona e Napoli prima di raggiungere il Cairo, dove si travestì da mercante arabo. Costantemente esposto al pericolo di venire smascherato, Couville cercò di entrare in confidenza con i mercanti arabi, sperando di riuscire a carpire i segreti sulle vie commerciali verso l'India. I mercati di Alessandria e del Cairo erano i luoghi più adatti per la sua missione. Dopo aver trascorso 3 mesi nelle città egiziane, finalmente riuscì a prender parte a una spedizione carovaniera che dal Nord Africa si sarebbe diretta nella penisola arabica e poi in India. Attraverso la penisola del Sinai raggiunse il porto di El Tor sul Mar Rosso. Da lì navigò fino ad Aden, nello Yemen. Probabilmente lo Yemen apparve a Couville un luogo ancor più esotico dell'Egitto. Infatti, fu uno dei primi europei a visitare quel paese. Sebbene la sua vita fosse in costante pericolo, i suoi sforzi furono ricompensati. Lo Yemen era infatti il centro di smistamento dei tesori d'Oriente tanto agognati, le spezie. Couville si imbarcò su un sambuco nella speranza di attraversare il mare arabico e giungere sino alle coste indiane. Era un viaggio rischiosissimo. Nessun europeo prima di lui aveva osato avventurarsi in una simile impresa. Le probabilità di tornare vivo erano poche. Partì dunque da Aden. Sfruttando i venti monsonici, riuscì a raggiungere la costa sud-occidentale dell'India e a sbarcare a Calicut. 10 anni dopo, proprio questa città sarebbe stata la meta di Vasco da Gama.
Notizie su Couville giunsero alla corte di Giovanni II tramite altri viaggiatori, ma non sappiamo se i suoi diari di viaggio giunsero mai a Lisbona, né se Vasco da Gama poté attingervi delle informazioni utili per la sua spedizione. La capitale portoghese ha conservato poche tracce del periodo di Vasco da Gama. Nella biblioteca dell'Accademia delle Scienze di Lisbona è però possibile consultare il Livro das Armadas, risalente al XVI secolo. Si tratta di una serie di illustrazioni di navi dell'epoca e in prima pagina compare la flotta con cui Vasco da Gama salpò nel 1497. Era composta da 4 navi, la San Rafael al comando del fratello Paolo, la Berio comandata da Nicolau Coego, una nave rifornimento che andrà distrutta in un incendio durante il viaggio, e la nave ammiraglia, la San Gabriel, agli ordini di Vasco da Gama. Mentre Colombo arrivò in America con delle caravelle, l'imbarcazione con cui Vasco da Gama raggiunse l'India era un nao. Si trattava di una nave particolarmente massiccia che poteva affrontare il mare grosso ed era abbastanza spaziosa da trasportare provvigioni per i lunghi viaggi. Tra l'armamento, il carico e le vele rimaneva ben poco spazio per l'equipaggio. Un viaggio su un'imbarcazione di questo tipo doveva essere un vero inferno. L'equipaggio di Vasco da Gama era composto in parte da galeotti ed ex condannati a morte che avevano ricevuto l'amnistia per partecipare a quella pericolosa missione. Ma il navigatore portoghese aveva anche reclutato alcuni dei più abili marinai in circolazione. Molti di loro avevano già partecipato a diverse spedizioni. Nessuno però sapeva cosa aspettarsi questa volta. Si trattava di un viaggio verso l'ignoto. Il sentimento comune a tutti era la paura. Molti temevano di non rivedere mai più la loro patria. Ma la promessa di fama e ricchezze era uno stimolo più che sufficiente per l'equipaggio. Le navi furono approntate per compiere quel lungo viaggio. Colombo aveva impiegato 36 giorni ad attraversare l'Atlantico, ma l'impresa di Vasco da Gama si prospettava molto più impegnativa. La nave rifornimento avrebbe dovuto trasportare cibo sufficiente per 1 anno e mezzo di viaggio. Le scorte alimentari erano costituite da carne essiccata, olio, grano, acqua e vino. A ogni membro dell'equipaggio era assegnata una razione quotidiana. Vasco da Gama preparò la spedizione nei minimi dettagli. L'8 luglio 1497, 4 navi partirono dal porto di Lisbona. La grande avventura era iniziata. Il destino della piccola flotta era nelle mani di un uomo determinato. Doveva riuscire a mantenere il controllo dell'equipaggio durante quella che sarebbe stata la navigazione più lunga mai compiuta fino ad allora. Nel XV secolo l'arte della cartografia aveva conosciuto un grande sviluppo in Portogallo. Le informazioni raccolte durante le spedizioni nell'Atlantico, verso ovest e verso sud, venivano accuratamente studiate e riportate sulle carte geografiche che venivano così aggiornate con le nuove scoperte. I cartografi dovevano garantire il massimo segreto e il commercio illegale di queste informazioni era altamente redditizio. Martin Behaim, un viaggiatore e cosmografo proveniente da Norimberga, trascorse molti anni in Portogallo e nelle isole Azzorre, dove gli passarono per le mani numerose mappe. Tornato in patria, ebbe modo di sfruttare le vaste conoscenze acquisite in quegli anni. Nel 1492 realizzò il primo mappamondo della storia, conosciuto oggi come il Globo di Behaim. È il più antico mappamondo esistente. Per la prima volta venne riprodotta la forma della Terra e la posizione dei continenti secondo le conoscenze geografiche anteriori ai viaggi di Colombo.
C'è chi sostiene che Colombo si sia rivolto al cartografo tedesco per ottenere informazioni necessarie al suo viaggio, ma si tratta solo di supposizioni. Tanto più infondata è la diceria secondo cui Colombo ebbe una relazione con la moglie di Behaim. Grazie al globo da lui realizzato, Martin Behaim si è guadagnato un posto d'onore nella storia delle grandi esplorazioni. La peculiarità di Behaim è di aver sfruttato il patrimonio di conoscenze di due paesi molto diversi. Integrò gli studi dei cartografi tedeschi e continentali con le informazioni assimilate durante i suoi soggiorni in Portogallo. Se si osserva il globo di Behaim, si può comprendere anche perché Colombo, nel 1492, era così convinto di essere sbarcato nelle Indie. Ai tempi si pensava che l'Asia fosse un continente molto più esteso e la distanza tra le isole Canarie e il Giappone appariva di conseguenza molto minore. La Commissione portoghese aveva ragione nel sostenere che l'Asia era molto più lontana e che avventurarsi verso Occidente per raggiungerla avrebbe richiesto molto più tempo. L'equipaggio di Vasco da Gama era composto da circa 150 uomini. Oltre agli ufficiali e ai marinai c'erano soldati, trombettieri, carpentieri, maestri d'ascia, cuochi e mozzi. Le navi erano cariche di provviste. La carne venne esaurita in breve tempo e per mesi il pesce fu l'unico cibo disponibile. La fonte da cui si sono potute attingere informazioni sulla spedizione di Vasco da Gama è un prezioso resoconto del viaggio in India scritto da un membro dell'equipaggio e giunto fortuitamente fino ai nostri giorni. È conservato a Porto, la seconda città del Portogallo per importanza. Tra i numerosi tesori custoditi nella biblioteca municipale, questo documento ha una storia peculiare. Per secoli non se n'è conosciuta l'esistenza. Gli esperti attribuiscono questa mancanza al fatto che i portoghesi custodivano nel massimo segreto qualsiasi informazione inerente alle spedizioni in India. Ancora oggi non si sa chi lo abbia scritto, né se sia stato commissionato da qualcuno. Non si tratta tuttavia del manoscritto originale, ma di una copia del XVI secolo. È storicamente provato però che chi lo scrisse era un membro dell'equipaggio della prima straordinaria spedizione di Vasco da Gama. Il testo è scritto in uno stile piuttosto sobrio. Non ci sono racconti fantastici, leggende marinare o storie di mostri marini che trascinano le navi nelle profondità degli abissi. Vengono riportate invece le difficoltà reali che l'equipaggio dovette affrontare giorno dopo giorno durante il viaggio. Vasco da Gama dovette inizialmente prendere una difficile decisione. Doveva dirigersi verso Occidente, sfruttando il vantaggio dei venti e delle correnti marine, o seguire le rotte già note lungo le coste dell'Africa. Un team di studiosi dell'Istituto Meteorologico dell'Università di Berlino ha messo a punto un programma in grado di fornire una raffigurazione tridimensionale delle condizioni meteorologiche terrestri. Hanno potuto così realizzare una simulazione delle condizioni dei venti e delle correnti all'epoca di Vasco da Gama. Grazie al programma Terra 3D abbiamo potuto riprodurre la rotta tenuta da Vasco da Gama durante il suo viaggio dal Portogallo in India, ricostruendo anche le condizioni dei venti e delle correnti all'epoca della spedizione. Ecco, faccio partire l'animazione. Si può vedere chiaramente come i venti alisei permettano alle navi che dalle isole Canarie si dirigono verso Capoverde di sfruttare le correnti a favore. Questa rotta non presenta alcuna difficoltà, ma arrivando nell'emisfero australe ci si imbatte in una corrente opposta. È possibile provare a costeggiare il continente africano fino a raggiungere Capo di Buona Speranza, ma qui potete vedere che la nave dovrebbe procedere controcorrente. Questa rotta era impraticabile all'epoca perché i velieri non erano in grado di navigare controcorrente, per questo Vasco da Gama scelse un'altra rotta. Fece un grande arco in direzione del Sud America e così facendo riuscì ad aggirare le correnti contrarie. La flotta portoghese oltrepassò l'equatore. La stella polare non era più visibile nel cielo.
I marinai dovevano fare affidamento sull'astrolabio, lo strumento usato per misurare l'altezza del Sole sull'orizzonte e determinare quindi la latitudine. Secondo alcuni studiosi, è possibile che i portoghesi durante i loro viaggi nell'Oceano Atlantico abbiano toccato le coste del Sud America prima di Cristoforo Colombo. È mia convinzione che il Brasile sia stato scoperto tra il 1488 e il 1497. In quegli anni i portoghesi effettuarono delle spedizioni nell'Atlantico alla ricerca della rotta delle spezie, ma non ebbero successo. È probabile però che i navigatori portoghesi siano arrivati a scoprire le coste del Brasile senza trovare la rotta verso l'India. Vasco da Gama invece riuscì laddove gli altri avevano fallito. La corona portoghese preferì comunque mantenere il segreto sulle scoperte per evitare che la Spagna a sua volta potesse raggiungere quelle terre e impossessarsi delle loro ricchezze. Questa teoria sembra trovare conferma nell'accordo stipulato da Portogallo e Spagna nel 1494, il Trattato di Tordesillas, che stabiliva una linea ideale di confine tra le zone di influenza delle due potenze. La linea corrispondeva a un meridiano chiamato Raia, e sembra che i portoghesi insistettero per spostarla più a ovest, in modo che la maggior parte del Brasile, all'epoca non ancora ufficialmente scoperto, venisse a cadere sotto la loro influenza. Dopo 3 mesi di viaggio, l'equipaggio era esausto, l'acqua scarseggiava, l'impresa sembrava avviarsi al fallimento. Il 4 novembre 1497 finalmente avvistarono la terra. Avevano raggiunto la costa occidentale del Sudafrica. Con queste parole, il cronista annotò l'evento. Il giorno dopo aver gettato l'ancora, era giovedì, scendemmo a terra e prendemmo prigioniero uno dei nativi. Dopo averlo trasportato sulla nave ammiraglia, il capitano ordinò di farlo sedere a tavola e di dargli da mangiare il nostro cibo. L'indomani lo fece vestire con ricchi abiti. Vasco da Gama voleva capire se in quella terra poteva trovare delle ricchezze. Così mostrò all'indigeno varie mercanzie: cannella, chiodi di garofano, gemme preziose, oro e altro ancora. Si rese conto che l'uomo non aveva mai visto prima nulla di simile. Così lo lasciò andare. Il 12 novembre la flotta riprese il mare in direzione dell'estremità meridionale dell'Africa, il cosiddetto Capo delle Tempeste, che era stato ribattezzato Capo di Buona Speranza per esorcizzare la paura che incuteva ai marinai. Il 18 novembre, dopo solo 2 giorni di navigazione, avvistarono il capo, ma un forte vento gli impedì di doppiarlo. La flotta incontrò grosse difficoltà al Capo di Buona Speranza. A causa di un vasto sistema di alta pressione, Vasco da Gama dovette fronteggiare venti contrari, o peggio ancora laterali, che mettevano a rischio le navi. Fu quindi costretto ad attendere che la situazione atmosferica migliorasse per poter sfruttare le correnti favorevoli e doppiare il Capo di Buona Speranza. Dopo qualche giorno di tentativi, il 22 novembre riuscirono infine a passare il capo. Erano trascorsi circa 10 anni da quando un altro famoso esploratore portoghese, Bartolomeo Dias, era riuscito a doppiare il Capo di Buona Speranza e a raggiungere, primo fra tutti, l'Oceano Indiano. Prima d'allora si pensava infatti che l'Africa e l'Asia fossero collegate dalla terra. Nel 1497, ormai anziano, Dias accompagnò la spedizione fino al Capo di Buona Speranza. Il 25 dicembre, Vasco da Gama approdò in una baia che chiamò Natal. Ordinò al suo equipaggio di piantare una croce. Lo faceva in ogni terra su cui sbarcava, così che diventasse un punto di riferimento per viaggi futuri e anche una testimonianza che lui era stato il primo a esplorare quel luogo. Il cronista del viaggio racconta:
Mercoledì abbiamo piantato una croce in questa baia. L'abbiamo ricavata da un albero di trenchetto ed è venuta molto alta. Spesso le popolazioni locali abbattevano le croci piantate dagli esploratori. Di fatto, però, la costa orientale dell'Africa stava ormai diventando terra di conquista per i portoghesi. A Vasco da Gama va attribuito il grande merito di aver aperto la via per l'India, ma non bisogna dimenticare che senza il contributo di Bartolomeo Dias questo non sarebbe stato possibile. Avendo doppiato il Capo di Buona Speranza 10 anni prima, Dias aveva infatti riportato in patria importanti informazioni sulle correnti oceaniche che battevano le coste dell'estremità meridionale dell'Africa. Ciò non toglie che l'impresa di Vasco da Gama fu straordinaria. Ma le scoperte di Bartolomeo Dias furono fondamentali per permettergli di circumnavigare l'Africa e giungere in India. Erano trascorsi ormai 7 mesi dall'inizio della spedizione. Il malumore serpeggiava tra l'equipaggio. Il viaggio di Bartolomeo Dias verso l'India, anni prima, era fallito proprio per la mancanza di disciplina a bordo. Se l'esploratore fosse riuscito a mantenere il controllo dei suoi uomini, probabilmente avrebbe aperto la via per l'India già nel 1488. Forse allora Colombo non avrebbe nemmeno intrapreso il suo viaggio e la storia avrebbe preso un corso diverso. La flotta di Vasco da Gama si trovava ora a navigare in un oceano che mai nessun europeo aveva attraversato. Nemmeno le navi arabe osavano spingersi in quelle acque. Per i marinai arabi, infatti, le coste del Madagascar delimitavano la fine del mondo. Erano una sorta di colonne d'Ercole. Uno dei maggiori problemi per l'equipaggio di Vasco da Gama fu la mancanza di cibo fresco per lunghi periodi. In quel genere di spedizioni era indispensabile trasportare viveri a sufficienza, ma si trattava per lo più di cibi essiccati, carne o pesce sotto sale e del pane che in portoghese veniva chiamato biscoito, cioè biscotto. Questo tipo di alimentazione era però privo di vitamina C, la cui mancanza poteva causare una malattia mortale, lo scorbuto. Molti marinai se ne ammalarono, costretti a rimanere in mare per lungo tempo senza far rifornimento di frutta, verdura o carne fresca. Nei resoconti che ci sono giunti, lo scorbuto viene indicato come una delle principali cause di morte fra l'equipaggio. In particolare, durante il suo viaggio di ritorno, Vasco da Gama ebbe 1/3 dei marinai decimati da questa malattia. Lo scorbuto era una vera e propria maledizione per l'equipaggio. Si trattava di una malattia ritenuta incurabile. Nel resoconto della spedizione si legge: Molti membri dell'equipaggio si sono ammalati. Hanno le mani e i piedi gonfi, mentre i denti e le gengive sono in condizioni tali che non riescono più a mangiare. Per disinfettare le ferite sono costretti a usare la loro stessa urina. Nell'Istituto di Patologia dell'Università Humboldt di Berlino sono stati compiuti degli studi su questa malattia. All'epoca lo scorbuto era una delle principali cause di morte tra i marinai. Questa terribile malattia si manifesta in caso di malnutrizione, in particolare quando l'alimentazione è carente di vitamina C. La pelle progressivamente cambia aspetto e diventa ruvida e secca. Le mucose iniziano a sanguinare, specialmente quelle della bocca, e le ferite faticano a rimarginarsi. Le gengive si ritirano fino a mostrare le radici dei denti, che di conseguenza cadono. Le ulcere e le emorragie possono estendersi a vari tessuti e organi vitali, portando alla morte. All'epoca dei viaggi d'esplorazione non c'erano dottori sulle navi. Se si era fortunati, c'era un barbiere in grado di estrarre un dente marcio. Se un membro dell'equipaggio si ammalava, il suo destino era spesso segnato.
I preti che partecipavano alle spedizioni per portare la parola di Dio ai popoli delle terre scoperte avevano quindi un gran da fare a bordo delle navi. Lo scorbuto fece una vera e propria strage sulle navi di Vasco da Gama. I marinai morivano uno dopo l'altro. Le correnti che lambivano la costa orientale dell'Africa erano imprevedibili. Vi furono giorni in cui la flotta poté percorrere solo poche miglia, nonostante i venti a favore. Il quadrante, però, mostrava che stavano per oltrepassare nuovamente la linea equatoriale. Quantomeno, le stelle del cielo sarebbero apparse nuovamente familiari. Lungo la costa del Mozambico avvistarono per la prima volta imbarcazioni di mercanti arabi. I portoghesi avevano familiarità con il mondo musulmano fin dai tempi delle crociate e a seguito delle spedizioni nel nord dell'Africa. Gli arabi per lungo tempo avevano occupato gran parte del Portogallo e della Spagna e tra le due culture non correva certo buon sangue. Ma da Gama aveva bisogno del loro aiuto e della loro esperienza di navigatori e costruttori navali. Sperava infatti di acquisire preziose informazioni sulle rotte navali da loro utilizzate per raggiungere l'India. Per i loro commerci nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano, i mercanti arabi utilizzavano il sambuco, un particolare tipo di imbarcazione menzionato anche nelle favolose avventure di Sinbad il marinaio, narrate nelle Mille e una notte. Ciò che incuriosiva i portoghesi era il fatto che il sambuco veniva realizzato senza chiodi. Per tenere insieme il fasciame, i costruttori usavano infatti fibre di noce di cocco. Ma come potevano raggiungere le coste della Cina con un'imbarcazione così fragile? Gli arabi erano esperti navigatori e avevano a disposizione strumenti nautici più sofisticati e precisi di quelli portoghesi. Disponevano inoltre di mappe dettagliate come questa carta disegnata dal geografo Al-Idrisi, risalente alla metà del XII secolo. Se si gira la cartina si riconosce distintamente la forma della penisola arabica. Sono segnati tutti i porti e i fiumi lungo la costa dell'Oceano Indiano fino alle isole dell'Indonesia, dove da secoli gli arabi acquistavano le spezie. Nel XV secolo i commerci marittimi tra il mondo arabo e l'Oriente erano molto intensi e c'erano rotte ben definite, ma i portoghesi avevano scarsissime informazioni su quei traffici. In pratica, la parte occidentale dell'Oceano Indiano era dominio assoluto delle navi arabe, tant'è vero che non temevano assalti ed erano disarmate. In quell'area si era stabilito un vero e proprio monopolio delle rotte commerciali e gli scambi tra l'Africa e le coste dell'India erano all'ordine del giorno. Il 7 aprile 1498 Vasco da Gama raggiunse Mombasa, dove il viaggio rischiò di essere sabotato. Un timoniere inviato dal sultano di Mombasa ammise infatti di aver ricevuto l'ordine di far arenare le navi portoghesi. Nonostante avesse confessato, Vasco da Gama fece torturare l'uomo. L'equipaggio non si rese conto del pericolo che aveva corso. Erano contenti di avere a bordo un nocchiero esperto in grado di condurli agevolmente tra le secche della costa africana. Il timoniere riuscì a fuggire e la flotta proseguì fino a Malindi, dove avrebbe ricevuto un'accoglienza migliore. Avevano ormai circumnavigato l'Africa quasi completamente. Il sultano di Malindi, in guerra con quello di Mombasa, decise di aiutare i portoghesi. Li rifornì di viveri freschi, soprattutto di frutta e acqua. Nessuno a bordo aveva idea di quanto sarebbe stato lungo il viaggio. Così scrive il cronista. Il 24 aprile salpammo dalla costa africana con a bordo il nocchiero inviatoci dal sultano di Malindi. Navigammo verso una città di nome Calicut, di cui il nostro sovrano conosceva l'esistenza. Per questo motivo ci dirigemmo a est, diretti verso questa meta. Vasco da Gama poté sfruttare il monsone estivo che invia una brezza costante in direzione dell'India.
Il viaggio dal sud dell'Africa in direzione delle coste indiane è relativamente semplice per la presenza di correnti a favore e dei venti che soffiano verso oriente. Ciò rende la traversata molto agevole per i velieri. Il cronista del viaggio di Vasco da Gama non riportò niente su questa parte della spedizione, altro segno che la navigazione dovette procedere senza problemi. Il 17 maggio 1498, dopo 23 giorni di traversata, il comandante portoghese avvistò all'orizzonte la costa dell'India. Aveva finalmente raggiunto la sua meta. La nave gettò l'ancora di fronte a un piccolo villaggio a nord di Calicut. Nessuno sapeva con certezza che accoglienza avrebbe ricevuto. Per sondare il terreno, Vasco da Gama inviò a terra un membro dell'equipaggio che era stato condannato a morte e che veniva quindi impiegato nelle missioni più pericolose. L'uomo riferì di aver visto solo pescatori al lavoro e che la situazione era tranquilla. Oggi, nel luogo in cui avvenne lo sbarco, si trova un monumento commemorativo eretto alla fine del XIX secolo per celebrare il quarto centenario dell'arrivo dei portoghesi. Il 20 maggio, Vasco da Gama giunse a Calicut. Nel diario, lo sbarco viene descritto con queste parole. Lunedì 28 maggio. Vasco da Gama è andato a parlare con il sovrano. Ha portato con sé una trentina di uomini dell'equipaggio. Il cronista continua con entusiasmo il resoconto di quello storico momento. Quando il capitano sbarcò, fu ricevuto da una delegazione. Alcuni uomini erano armati, ma l'accoglienza fu amichevole. Offrirono al capitano una portantina, il mezzo con cui in India si spostano i nobili e i ricchi mercanti. Per Vasco da Gama fu un momento di gloria. Era riuscito a trovare la rotta delle spezie, il sogno di ogni navigatore, ed era stato accolto come un re. L'arrivo di Vasco da Gama e dei portoghesi rappresentò il primo incontro tra la civiltà occidentale e quella orientale. A distanza di secoli, se si guarda indietro, si può definire questo evento il primo passo verso il processo di globalizzazione che caratterizza il mondo attuale. L'autore del diario restò molto impressionato dall'accoglienza ricevuta, tanto da scrivere: Accolsero il capitano tributandogli onori superiori a quelli che in Spagna si riservano a un re. C'era una folla immensa. I portoghesi credevano che gli indiani fossero cristiani e che i loro templi fossero delle chiese. Si sentirono quindi obbligati a ringraziare il Signore per il loro felice sbarco in India. L'autore del diario sembra avere tuttavia delle perplessità. Sui muri delle chiese sono raffigurati dei santi in forme piuttosto curiose. Hanno denti così grandi che ciascuno di essi sporge dalla bocca di 2 centimetri. Inoltre ogni santo ha 4 o 5 braccia. I portoghesi vennero quindi portati al cospetto dello Zamorin, il principe di Calicut. Abbiamo oltrepassato un arco e siamo arrivati in un ampio cortile. Abbiamo dovuto aprirci la strada tra la folla per riuscire a passare attraverso i successivi 4 archi. Alcune persone sono rimaste addirittura ferite. Lo Zamorin ricevette gli ospiti come se fossero stati capi di Stato. Vasco da Gama riferì di essere l'ambasciatore del re del Portogallo e di avere un importante messaggio da riferire solo al sovrano. Lo Zamorin accordò allora al portoghese un'udienza privata. Da Gama infatti non volle esporsi pubblicamente, temendo l'ostilità dei mercanti arabi che, vedendo minacciati i loro interessi commerciali, erano desiderosi di disfarsi di lui. Secondo la leggenda, Vasco da Gama impressionò lo Zamorin donandogli uno specchio di vetro che rifletteva molto meglio di quelli di bronzo da lui usati. Il principe indiano si dichiarò disposto a concedere ai portoghesi diritti di scalo e rifornimento, nonché a stipulare accordi commerciali. Non si rese conto delle mire espansionistiche degli stranieri, che non puntavano solamente a promuovere i commerci con l'India, bensì desideravano estendere il loro dominio sui suoi territori. Ancora oggi, nei pressi di un antico tempio indù, vive un discendente degli Zamorin che svolge la funzione di sacerdote.
Vasco da Gama regalò al mio antenato una collana che indosso ancora oggi in occasioni speciali, come ad esempio per il mio compleanno. Gli diede anche un anello, che però è troppo grande per me, mi scivola dal dito. Per questo motivo l'ho utilizzato una sola volta. Tra i doni c'erano anche 2 braccialetti da caviglia, oggi ne è rimasto solo uno, quello sinistro, che ho indossato alcune volte. Sono oggetti tramandati di generazione in generazione. Durante il loro soggiorno a Calicut, i portoghesi erano sempre scortati dalle guardie di Zamorin. Forse il principe non si fidava di loro, o forse, al contrario, voleva proteggerli da eventuali aggressioni dei mercanti arabi. Vasco da Gama e i suoi uomini esplorarono l'entroterra della costa di Malabar. Per gli abitanti locali, la vista di quegli stranieri, abbigliati in maniera così insolita, deve aver suscitato grande curiosità. I portoghesi non erano certo interessati ai paesaggi o alla natura selvaggia di quei luoghi. Gli interessava solo ottenere le ricchezze per cui avevano intrapreso quella pericolosa spedizione. Furono molto colpiti dal modo in cui gli indiani riuscivano ad addomesticare gli elefanti per utilizzarli come forza lavoro. Alcuni anni più tardi, i portoghesi trasportarono un elefante sulle loro navi per offrirlo in dono al Papa. Nelle foreste sul versante occidentale dei Monti Gati si trova la misteriosa Terra del Pepe. Finalmente, i portoghesi potevano vedere con i loro occhi le piante della spezia tanto ricercata nel mondo occidentale. Ancora oggi, le bacche di Piper nigrum, questo è il nome botanico, sono tra le più ricercate. Vengono raccolte nei mesi di febbraio e marzo e messe al sole per l'essiccazione. Calicut, crocevia delle rotte commerciali tra Oriente e Occidente, mantiene il ruolo di principale centro di smistamento di questa spezia. La comunità musulmana esercita ancora oggi una forte influenza sull'economia del luogo. Lo Zamorin di Calicut accolse Vasco da Gama a braccia aperte, ma la prosperità del suo paese era legata da tempi immemorabili al commercio con i mercanti arabi, che erano molto numerosi in città. La loro presenza non era ben vista da Vasco da Gama. Dopo aver sopportato per tanti anni il dominio dei Mori in patria, i portoghesi non erano certo felici di trovarli anche a Calicut. D'altra parte, anche gli arabi mal sopportavano l'intrusione dei portoghesi nei loro affari e inevitabilmente si riaccese la rivalità tra i 2 popoli. Vasco da Gama era assolutamente impreparato all'incontro con i dignitari locali. È probabile quindi che l'esploratore non sapesse nulla dei rapporti scritti da Couville sull'India. Il portoghese offrì infatti allo Zamorin dei doni troppo modesti. Con queste parole, il cronista descrisse l'incontro. Quando videro i regali si misero a ridere e dissero che non erano degni di un re e che perfino il più povero mercante della Mecca o dell'India avrebbe offerto di più. Se volevano presentare un omaggio a Raja di Calicut, doveva essere in oro. Il re infatti non avrebbe accettato nient'altro. I mercanti arabi cercarono di far pressione sullo Zamorin e di boicottare i portoghesi, ma il principe era un esperto diplomatico e non volle danneggiare le relazioni commerciali né con i musulmani né con i portoghesi. Consegnò a Vasco da Gama una lettera indirizzata al re del Portogallo nella quale esponeva le sue condizioni. Vasco da Gama, nobile al vostro servizio, ha visitato il mio paese e ciò mi ha reso molto felice. Nella mia terra si trovano molti beni preziosi: cannella, chiodi di garofano, zenzero, pepe e molte gemme preziose. Ciò che desidero in cambio è oro, argento, corallo e vesti scarlatte. Vasco da Gama divenne così l'esploratore più popolare dell'epoca. Aveva raggiunto il paradiso che Cristoforo Colombo stava ancora cercando invano e aveva aperto la via che conduceva ai tesori e alle spezie dell'Oriente. La sua impresa ebbe importanti conseguenze sull'economia dell'Occidente. Negli anni a seguire, l'Europa sarebbe divenuta il centro dei commerci intercontinentali, iniziando ad imporre la propria egemonia economica e culturale nel mondo. Molti salutarono questa nuova era come l'inizio di una vera e propria età dell'oro. L'arrivo di Vasco da Gama sulle coste del Malabar
fu uno degli eventi più importanti dell'epoca rinascimentale. Comportò dei grandi cambiamenti nel modo di concepire il mondo. Si aprirono nuove frontiere sia dal punto di vista geografico e commerciale che da quello culturale. Da quel momento in poi, la mentalità europea sarà sempre più segnata dal desiderio di conquista di nuove terre. Per l'India, invece, fu l'inizio di un cambiamento fondamentale che avrebbe segnato drammaticamente il suo futuro. Mentre le scoperte di Colombo avrebbero inaugurato un'epoca di colonizzazione politico-militare in America, l'apertura di una nuova rotta per l'India da parte di Vasco da Gama diede il via, almeno in una prima fase, a un colonialismo di tipo mercantile più interessato alle relazioni commerciali. Le reazioni del mondo arabo, però, non tardarono a farsi sentire, sfociando in una guerra commerciale. Vasco da Gama sarebbe tornato in India anni dopo, nel 1524. Trascorse i suoi ultimi giorni nella città di Cochin. Questa era la sua casa. Vasco da Gama era solito sedere su questo letto a guardare il mare. Gli piaceva respirare la brezza marina. A quei tempi dalla finestra si vedeva il mare. Non c'erano gli alberi a ostruire la visuale né la chiesa sul lato sinistro. Si potevano vedere le navi che andavano e venivano dal porto, i velieri e le piccole imbarcazioni tipiche di quell'epoca. I portoghesi fondarono in India numerose comunità cristiane grazie al lavoro dei missionari. Ancora oggi è possibile assistere a celebrazioni religiose in latino. Vasco da Gama venne sepolto in questa chiesa nel 1524. Morì per un'infezione pochi mesi dopo essere ritornato in India col titolo di viceré. Una semplice lapide segna il luogo della sepoltura. Quella di San Francesco è la più antica chiesa cristiana di tutta l'India. Fu fondata nel lontano 1503. Questo è il documento originale con cui il sovrano di Cochin autorizzò i portoghesi a costruirla. È stato scritto su foglie di palma, in antico Malayalam. Il Malayalam era la lingua ufficiale dello stato indiano del Kerala. Dopo aver concluso un accordo con lo Zamorin, Vasco da Gama doveva tornare in Portogallo, dove nessuno era ancora a conoscenza della sua grande impresa. Il 29 agosto 1498, l'autore del diario annotò: Fu così che continuammo senza esitazione il nostro viaggio verso il Portogallo. Eravamo molto orgogliosi di aver compiuto questa grande impresa. La fase più difficile dell'intera spedizione fu il viaggio di ritorno dall'India all'Africa, dove morirono molti uomini dell'equipaggio. Ebbe inizio il 5 ottobre e richiese 3 mesi soltanto per raggiungere Malindi. Furono 3 mesi estenuanti, funestati da venti sfavorevoli. In quel periodo dell'anno i venti monsonici soffiano infatti in senso contrario, da ovest verso est. Avrebbero dovuto attendere fino alla stagione estiva, quando le condizioni climatiche sono più favorevoli, ma non avevano le conoscenze meteorologiche necessarie. Non conoscevano i venti dell'Oceano Indiano. E questo spiega il perché di una partenza così inopportuna. Fu terribile. Gran parte dell'equipaggio morì di scorbuto prima di raggiungere le coste dell'Africa. Quando infine arrivarono a Malindi, dovettero bruciare una delle navi, perché non avevano uomini a sufficienza per governarla. Solo un terzo dell'equipaggio riuscì a far ritorno in patria il 9 settembre 1499, dopo 1 anno e mezzo di assenza. In una lettera inviata da Giovanni II di Portogallo al re di Spagna e al Papa, si proclamava il successo della spedizione, che offriva la possibilità di evangelizzare nuovi popoli e soprattutto di sviluppare commerci in un'area che fino ad allora era stata monopolio dei mercanti arabi e veneziani. Le navi San Gabri e Liberio erano appena arrivate a Lisbona che la notizia dei suoi successi cominciò a diffondersi. La supremazia commerciale delle repubbliche marinare era in crisi. Un veneziano scrisse:
La notizia del ritorno di Vasco da Gama dall'India fu un fulmine a ciel sereno per i veneziani. I più lungimiranti si resero subito conto che si trattava della peggiore notizia che avessero potuto ricevere. Vasco da Gama stroncò il monopolio commerciale sui prodotti provenienti dall'India. In breve, i portoghesi furono in grado di offrire al mercato europeo merci dall'Oriente a un prezzo molto inferiore a quello dei mercanti veneziani. Ma la sua scoperta contribuì anche a un cambiamento nella concezione del mondo. I viaggi di esplorazione, infatti, segnarono l'inizio dell'epoca moderna. Le conseguenze si fecero sentire a livello economico, scientifico e culturale. Negli anni a seguire, la corona portoghese inviò regolarmente delle spedizioni in India. Si verificarono dei violenti scontri con i mercanti arabi e fu repressa anche la resistenza dei sovrani locali. Lo stesso Vasco da Gama nel 1502 partì per l'India al comando di una flotta composta da 21 navi da guerra. Insediarono una serie di basi mercantili nei punti nevralgici per il commercio delle spezie, arrivando a conquistare la regione del sud-est asiatico, Ceylon e l'Indonesia. La loro influenza si estese fino alla penisola di Malacca e al porto di Macao in Cina. Per anni il Portogallo dominò una delle più ampie aree commerciali del mondo grazie al successo ottenuto da Vasco da Gama. Diversa sorte ebbe invece Colombo, che dopo il suo terzo viaggio in quelle che credeva essere le Indie, tornò in Spagna in catene e morì nel 1506 solo e amareggiato. A Vasco da Gama fu invece offerta la carica di viceré dell'India prima di morire a Cochin la vigilia di Natale del 1524. Lisbona rese omaggio all'esploratore con un maestoso monumento, il monastero di San Geronimo. Il Portogallo aveva vinto la corsa per il commercio con le terre d'Oriente. Grazie alla nuova rotta verso l'India, una piccola nazione rimasta sempre ai margini delle lotte per il potere tra i vari regni europei divenne una potenza a livello mondiale. Nonostante nel XVII secolo i portoghesi dovettero cedere quasi tutti i loro possedimenti nell'Oceano Indiano agli olandesi e agli inglesi, la fama di Vasco da Gama rimase e rimarrà sempre immortale. Alla sua morte, Vasco da Gama venne celebrato come un eroe nazionale. Le sue spoglie, riportate in Portogallo da Cochin, vennero collocate alla fine del XIX secolo nel chiostro del monastero di San Geronimo a Lisbona. Al posto della piccola cappella dove Vasco da Gama e il suo equipaggio pregarono prima di compiere il loro storico viaggio, è stata eretta intorno al 1515 la Torre di Belém, uno dei simboli dell'età moderna e delle grandi scoperte geografiche di cui i portoghesi furono pionieri. Scoprendo la via delle Indie, Vasco da Gama aprì un nuovo capitolo nella storia delle relazioni tra Oriente e Occidente.